Salve, questo è l'unboxing della fotocamera Freddy V9. Vedete, questa è la confezione. Qui c'è la fotocamera, vedete? Qui c'è la slot per la micro SD fino a 128 giga, i due pulsanti, LED mode e on off. Se tengo premuto si accende. Il pulsante blu, la luce blu mi indica patente che la fotocamera è accesa. Quella verde invece mi dice se sono collegato o no in wifi. Il pulsante mode serve per tenerlo premuto per resettare la videocamera. E qui c'ho la presa micro USB per la ricarica. Qui ci sono gli accessori, vedete, l'adesivo per collegarlo alla parete o alla calamita, perché vedete la videocamera è magnetica. Qui c'è un cavo rigido micro USB e qui c'è un altro cavo sempre micro USB da 90 cm. Vedete qui, ora la sto cercando la rete wifi. Quando diventa verde fisso vuol dire che ha trovato la rete e la possiamo collegare all'applicazione per vedere quindi le impostazioni dell'applicazione HD Minicam. Basta quindi guardare più avanti nel video. Alla fine metterò anche degli esempi di registrazione. Poi queste libretto di istruzioni in in inglese e in cinese, che mi dice, vedete, tramite questo codice QR posso andare a associare la videocamera. Quindi c'è tutte le varie, vedete, specifiche, la risoluzione 1080 720 4320, formato video AVI, 25 frame rate, 150 l'angolo di visuale. Mi dice che posso registrare video oltre un'ora, formato H264. Poi mi dice, vedete, la temperatura di operazione, la memory card tipo TF, il software all'interno per visualizzare il VLC player, SM player, il sistema di computer di sia Windows che Mac, per quanto riguarda cellulare Android e iOS, e poi web browser IE7, Internet Explorer, Chrome, Firefox e Safari. Allora, andiamo adesso all'interno dell'applicazione HD Minicam della telecamera Freddy V9. Vedete, qui nella schermata iniziale compaiono tutte le cam che abbiamo in casa, in questo caso ne ho solo una. Tramite questo codice che trovate sotto la scritta cam potete andare a associarlo all'applicazione. Infatti attivate il wifi, cercate la rete della camera, una volta entrate all'interno cliccate sulla rotellina qui delle impostazioni a destra, vedete, qui potete modificare il dispositivo, eliminarlo, riconnetterlo e impostazioni. Entrate nella rete wifi, qui inserite la password della vostra wifi. Ovviamente il dispositivo da cui guardate le immagini e la videocamera, per poter funzionare, deve essere collegato alla stessa rete wifi. Tramite questo indirizzo IP potete andare poi a visualizzare le immagini da un qualsiasi browser web, quindi su un PC, che deve essere sempre collegato alla rete wifi che avete messo qui. Nell'alarm config potete andare a impostare il sensore di rilevamento del movimento. Qui potete disabilitarlo e poi scegliere i vari gradi di sensibilità. Qui potete andare invece a impostare un orario di inizio e di fine del sensore. Potete inserire il tono di allarme, un intervallo di allarme tra 30 e 300 secondi, ricevere poi un messaggio di allarme e anche la visualizzazione sullo schermo, la notifica sullo schermo. Qui abbiamo la SD card, vedete qui una scheda da 32 giga, vi dice lo spazio libero, potete inserire fino a 128 giga, potete impostare la registrazione tutto il giorno in allarme, oppure un intervallo di inizio e di fine che andate a impostare voi, la risoluzione a 1080, 720 e 480, e poi la lunghezza dei file potete scegliere tra 1 e 60 minuti, registrazione di suono e poi il loop, senza che va a eliminare, a sovrascrivere i file più vecchi quando finisce la memoria.
Qui abbiamo i R-LED per andare a inserire manualmente oppure scegliere un inizio e fine di LED infrarossi. Qui vado a impostare l'ora, scelgo il tipo di modalità, giorno, mese, anno, mese, giorno e così via, e il server da cui vado a sincronizzare l'app, l'ora dell'applicazione, della videocamera. Poi qui posso andare a scegliere se tenere acceso il LED di funzionamento della videocamera on off oppure a intermittenza. Ci sono due LED, uno blu per l'accensione e spegnimento, uno verde per il wifi che rimane acceso quando il wifi è attivato, mentre è lampeggiante quando sta cercando il wifi. Quindi io posso spegnere tanto sulla blu dell'accensione e spegnimento. Qui posso andare a modificare la password di accesso P2P, riavviare il dispositivo oppure reimpostare la videocamera e vado a cancellare tutti i file sull'SD. Tornando indietro, qui posso andare a vedere tutti i live video delle telecamere che ho in casa. Qui posso andare a cercare tutte le varie videocamere che ho in casa per andare ad associare all'applicazione. Qui col più posso andare a impostare la connessione PAM, un dispositivo e così via. Poi sotto abbiamo quindi live video, snapshot, tutte praticamente le fotografie che ho fatto, record, tutti i video che ho fatto, alarm, tutti i video che sono stati registrati dal sensore di rilevazione del movimento. Se vado nella telecamera, vedete, clicco ok, qui mi entra, vedete, nelle impostazioni, vedete, posso andare a girare lo schermo e mi entra qui all'interno, vedete, ho in alto a sinistra la luminosità, il contrasto, poi ho questa qui che mi aiuta, un aiuto quindi a migliorare la qualità delle immagini. Qui è l'infrarosso, posso andare ad attivare o a disattivare, di nuovo attivato diventa bianco e nero. E poi questa è un'accelerazione hardware. Qui posso scegliere la qualità 1080, 720, 640 e 480. Invece sotto posso andare ad attivare il volume, il microfono, poi il terzo pulsante per scattare la fotocamera, per registrare il video, e qui posso andare, vedete, a girare a destra e a sinistra oppure a capovolgere. E torno indietro, alla fine mi sembra di aver detto tutto. Vi lascio ora alla fine del video degli esempi di video registrati all'aperto all'interno in casa, così potete vedere la qualità. Adesso vi faccio vedere praticamente come posso andare a visualizzare le immagini della fotocamera all'interno del browser senza utilizzare l'applicazione. Quindi se io vado praticamente qui, vado in posizione di dispositivo, wifi, qui vedete c'è questi indirizzi IP 192.160.1.114. E praticamente vado, quindi sempre collegato al wifi, vado a prendere Chrome, scrivo l'indirizzo .1.114, qui vedete mi chiede username una password, la password non c'è, basta mettere soltanto nome utente admin, accedo, vedete qui mi entra questa, qui posso visualizzarla, vedete, tramite con Firefox, però bisogna installare, vedete, un plugin video, cliccando qui vado, oppure posso tornare indietro, posso visualizzarli in modalità JPEG, vedete, e qui ho la visualizzazione, posso scegliere la risoluzione e così via, posso quindi il contrasto, posso scattare la fotocamera, andare quindi nelle impostazioni, mi dice potete installare, vedere configurazione multischermo e così via. Oppure posso, vedete, qui la versione browser per dispositivi iOS, in questo caso non funziona perché sono Android. Andiamo sulla versione Android, vedete, e qui posso visualizzare sul browser. Qui posso scegliere la lingua e qua invece posso andare a installare il plugin per Internet Explorer.
Questa è l'immagine a 1080p all'interno. Questa è la registrazione a 1080p all'esterno, in pieno giorno, vedete? Nonostante abbia impostato parametri di contrasto e luminosità, praticamente non si vede quasi nulla. Se accendo gli infrarossi, la qualità massima migliore è bianco e nero, vedete? Vedete? Registrazione 1080p, vedete, al buio senza infrarossi. Adesso vado a accendere, ecco qui.